È considerato il più grande scandalo nella storia del calcio. Il caso Negreira è una vicenda che ha fatto tremare la Liga, è un club leggendario, simbolo di passione, talento e storia. Il Barcellona, una storia che ha diviso i tifosi e messo in discussione l'integrità dello sport più amato al mondo. Milioni di euro, un ex arbitro al centro di tutto, accuse di corruzione e un'ombra che si allunga su uno dei club più grandi della storia. Persino la UEFA, il massimo organismo del calcio europeo, è entrata in gioco, minacciando sanzioni pesanti. È davvero uno scandalo o c'è di più dietro questa storia? Preparatevi perché oggi vi porterò dentro un intreccio di soldi, potere e segreti. Restate fino alla fine perché questa vicenda ha ancora tanti colpi di scena da rivelare. Se non siete ancora iscritti al canale, cliccate sul tastino qui sotto e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Ci sono anche i miei social nella descrizione per andare a vedere contenuti inediti che qui non pubblico. Partiamo dall'inizio. Il caso Negreira prende il nome da José María Enríquez Negreira, un ex arbitro spagnolo che tra il 1994 e il 2018 è stato vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri, il CTA, l'organismo che gestisce gli arbitri in Spagna. In pratica una figura potente, con un ruolo chiave nella valutazione e nella promozione degli arbitri, ma perché il suo nome è diventato sinonimo di scandalo? L'indagine esce sui giornali grazie al quotidiano El Mundo, nel febbraio del 2023, che scopre qualcosa di incredibile. Tra il 2001 e il 2018 il Barcellona, sotto diverse presidenze, ha versato oltre 7,3 milioni di euro a due società di Negreira, Dasnil 95 e Nizzal SCP. All'inizio si parlò di 70.000 euro all'anno, ma con il tempo la cifra cresce fino a 700.000 euro annui nei periodi più intensi. Pensateci, un club che paga un ex arbitro che nel frattempo è una figura di spicco nel CTA per quasi 20 anni. 7 milioni di euro, sì, è una cifra pazzesca, pagata per quasi 20 anni a un uomo che, in teoria, doveva garantire l'imparzialità degli arbitraggi. I tifosi si dividono, gli altri club gridano allo scandalo e persino la UEFA apre un'indagine, ma andiamo con ordine e scopriamo come si è arrivati a questo punto. I presidenti coinvolti del Barcellona sono Joan Gaspar, Sandro Rossell, Josep Maria Bartomeu e persino Joan Laporta, l'attuale presidente. Ognuno di loro in modi diversi ha autorizzato, continuato questi pagamenti. Nel 2018 Negreira lascia il suo ruolo nel CTA e il Barcellona, sotto Bartomeu, decide di interrompere i pagamenti, cosa che Negreira non prende bene. Secondo El Mundo, l'ex arbitro ha minacciato il club, dicendo che avrebbe rivelato segreti scottanti se non avessero continuato a pagarlo. Ma il colpo di scena arriva nel 2020. Dopo che Bartomeu si lamentò pubblicamente del VAR, Negreira tornò alla carica con un messaggio inquietante e provocatorio. Io posso aiutarvi con il VAR, con me le cose vi andrebbero meglio. Sempre secondo El Mundo, Negreira cercava di sfruttare questa situazione per proporre nuovamente i suoi servizi, insinuando che la sua influenza avrebbe potuto migliorare le decisioni arbitrali a favore del Barcellona. La vicenda si espanse ancora di più a livello pubblico quando l'Agenzia delle Entrate spagnola, insospettita da fatture strane, portò alla luce i pagamenti. La Procura di Barcellona dunque aprì un'indagine accusando il club di corruzione sportiva, gestione fraudolenta e falsificazione di documenti. Il giudice Joaquín Aguirre, che guida l'inchiesta, non usa mezzi termini. I pagamenti a Negreira sono un reato, anche senza prove di corruzione diretta, perché pagare un funzionario del CTA è già di per sé un'illegalità. E aggiunge una frase che fa discutere: i pagamenti hanno prodotto effetti arbitrali desiderati. La polizia perquisisce la sede della Federcalcio spagnola e gli uffici del CTA, cercando prove. Nel frattempo, il Real Madrid all'inizio tiene un profilo basso, evitando di firmare una lettera congiunta con altri club che si erano fatti avanti, fra tutti il Siviglia, parlando di danno all'integrità della competizione. Ma la pressione dei tifosi e i nuovi dettagli cambiarono le cose. Il Real presenta un documento di 7 pagine al tribunale, parlando di corruzione sistematica e accusando il Barcellona di un reato per ogni pagamento a Negreira. I Blaugrana non stanno a guardare. Juan Laporta, il presidente, tiene una conferenza stampa abbastanza infuocata.
Non abbiamo mai comprato arbitri, dice. Era una consulenza legale e trasparente. La Porta presenta 629 relazioni tecnico-arbitrali e 43 CD come prova dei servizi di Negreira, sottolineando che le fatture erano regolari e che altre squadre usavano consulenze simili, ma non tutti gli credono. Javier Tebas, presidente della Liga, è durissimo. È il peggior momento della storia del calcio spagnolo. La Porta però non si ferma, attacca il Real Madrid, definendola la squadra del regime, storicamente favorita dagli arbitri. È uno scontro totale tra i due giganti del calcio spagnolo. Scaviamo più a fondo nei pagamenti. Tra il 2001 e il 2018 il Barcellona ha versato 7,3 milioni di euro a Negreira, con cifre che sono passate, come abbiamo già accennato in precedenza, da 70.000 a 700.000 euro all'anno. Questi soldi andavano alle società DAS nel 95 e Nizzal SCP, entrambe controllate da Negreira. E dunque la domanda è inevitabile, ma perché il Barcellona pagava Negreira? Come funzionava il sistema e soprattutto cosa otteneva in cambio? Secondo il club Blaugrana, come abbiamo già potuto addocchiare qualche secondo fa, Negreira forniva rapporti tecnici sugli arbitri, come si comportavano, quali erano le loro abitudini e come gestivano le partite. Ma c'è un problema. I documenti che dovrebbero provare queste consulenze sono pochi. Alcuni rapporti, come quello sull'arbitro Ignacio Iglesias Villanueva per una partita del 2012, sono di 2 o 3 pagine, pieni di errori ortografici e con frasi generiche tipo privo di carisma ma efficace, non proprio il lavoro che ti aspetti per vari milioni di euro. E poi c'è un dettaglio che fa alzare le sopracciglia. Negreira prelevava 20.000 euro in contanti ogni settimana. E a cosa servivano tutti quei soldi? Nessuno lo sa con certezza. Un altro pezzo del puzzle è il figlio di Negreira, Javier Enriquez. Anche lui riceveva pagamenti tramite una società chiamata Soccercam per rapporti simili. Ma un ex arbitro come José Luis González González ha definito inutili questi pagamenti, gettando inoltre benzina sul fuoco. Alla Guardia Civile ha anche detto che Negreira ha fatto più danni di chiunque altro agli arbitri. Insomma, più si scava, più la storia puzza. Inoltre i procuratori hanno accusato una socia di Negreira, Ana Paula Rufas, di riciclaggio di denaro, dopo aver trovato 3 milioni di euro trasferiti su conti a suo nome tra il 1992 e il 2023. Insomma, sembra che i soldi servissero più a Negreira che al Barcellona. È una campagna per screditare il Barcellona, continua a insinuare la Porta. L'ex presidente Bartomeu si difende. Negreira non aveva alcun potere sugli arbitri, io non l'ho mai incontrato. Si aggiunge alle dichiarazioni anche l'ormai ex capitano del Barça e capo della Kings League, Gerard Piqué, che in un'intervista a Racuno riporta: ci metto la mano sul fuoco, il club è innocente. Se vuoi corrompere qualcuno, non emetti fatture. Una frase diventata poi virale perché stava difendendo il Barça oppure ha lasciato intendere che la corruzione si fa in un altro modo. Ma c'è un altro attore chiave in questa storia, la UEFA, l'organismo che governa il calcio europeo. Quando il caso esplode, la UEFA non restò a guardare, chiedendo informazioni alla Federcalcio spagnola, per poi aprire un'indagine ufficiale sul Barcellona per una possibile violazione del quadro giuridico. Il presidente della UEFA, Alexander Seferin, non usa mezzi termini. In un'intervista al giornale sloveno Equipa il 3 aprile 2023 dice: è una delle situazioni più gravi che abbia mai visto nel calcio, e aggiunge un dettaglio che fa tremare i tifosi del Barça: in UEFA nulla è prescritto. Cosa significa? In Spagna i reati sportivi si prescrivono dopo 3 anni, quindi il Barcellona non può essere punito a livello nazionale, ma la UEFA ha regole diverse. Secondo l'articolo 50.3 dei suoi statuti, un club coinvolto in un'attività per influenzare i risultati di una partita, anche a livello nazionale, può essere escluso immediatamente dalle competizioni europee. E non è tutto. Nel giugno 2023 un rapporto UEFA guidato dagli avvocati Mirham Koller e Jean-Samuel Leuba trova indizi che il Barcellona abbia cercato di influenzare le partite tramite i pagamenti a Negreira. Questo rapporto viene presentato al comitato etico della UEFA, che potrebbe decidere per una sanzione pesante, come un divieto di partecipare alla Champions League per una stagione. Ma c'è un colpo di scena. Nel luglio 2023, dopo un incontro fra Laporta e Seferin in Slovenia, la UEFA decide di non punire il Barcellona per la stagione 2023-2024, permettendo al club di giocare in Champions.
E perché? Il caso è ancora in fase giudiziaria e la UEFA vuole aspettare una sentenza definitiva, da come ci dicono, ma non chiude l'indagine, anzi continua a chiedere documenti al Barcellona e alla Federcalcio spagnola, tenendo il club sotto stretta osservazione. Nel settembre 2023 il giudice Aguirre imputa al Barcellona per cohecho, corruzione, sostenendo che i pagamenti abbiano creato una corruzione sistematica nell'arbitraggio e questo spinge la UEFA a riconsiderare la sua posizione. Ma c'è chi dice che la UEFA stia giocando anche una partita politica, perché il Barcellona è sempre stato un sostenitore della Superlega, un progetto che Ceferin ha sempre odiato e una sanzione dura potrebbe essere un modo per colpire un club ribelle, oppure la UEFA vuole solo fare chiarezza per proteggere l'immagine del calcio europeo. Qualunque sia la verità, il Barcellona trema. Ma torniamo al caso, ci sono 3 teorie principali. Corruzione reale, il Barcellona pagava Negreira per influenzare arbitri, promozioni o decisioni. 2. Frode di Negreira, potrebbe aver venduto l'idea di poter controllare gli arbitri senza farlo davvero, per poi arricchirsi. 3. Pratica comune, il Barcellona dice che altre squadre pagavano per consulenze simili, ma allora perché solo il Barça è sotto indagine? Arriviamo al 2024 e la vicenda prende una svolta. Nel maggio di quell'anno il Tribunale di Barcellona revoca l'accusa di corruzione contro il club perché il CTA non è considerato un ente pubblico e per il Barcellona è una vittoria. La decisione conferma la nostra innocenza, dice il club in un comunicato. Ma non è finita, l'indagine va avanti per frode e falsificazione dei documenti e la UEFA non molla. Nel settembre 2024 il giudice Aguirre prolunga l'inchiesta di altri 6 mesi e il rapporto finanziario del Barcellona ammette che è ancora troppo presto per prevedere le conseguenze sportive o finanziarie. Cosa potrebbe succedere? Una multa, un'esclusione dalla Champions per una stagione o addirittura una sanzione più dura. Il Barcellona, dal canto suo, è pronto a fare il ricorso, magari al Tribunale Arbitrale dello Sport, se la UEFA dovesse colpire. Sempre a settembre del 2024, Javier Tebas, il presidente della Liga, lancia un'altra bomba al podcast The Wild Project. Miras, a nivel deportivo está prescrito y es que era la realidad. Eso no quiere decir que luego trabajásemos en temas de investigación. Pero fue un golpe, pero necesitábamos más información. A raíz de la información, pues lo que hicimos fue nosotros liderar el tema en la Fiscalía, pusimos una denuncia a la Fiscalía, porque consideramos que las cosas se tienen que aclarar lo máximo posible y en estos temas lo antes posible. Lo que pasa es que en el ámbito penal se tarda muchísimo más, ¿no? Y bueno, y ahí nosotros estamos personados en el juzgado, somos con la Fiscalía presentamos ciertos documentos para investigación, pero yo he dado ya la opinión de un poco del tema Negreira, ¿no? En mi opinión, en el caso Negreira, y lo digo claramente, hasta hoy no se han acreditado que se pagasen árbitros con ese dinero, y yo creo que no se va a acreditar que se pagasen árbitros porque no va por ahí el camino. El camino va a que el Fútbol Club Barcelona pagaba a Negreira. Ellos dicen que por los informes, yo creo que no es por los informes, o sino más bien porque les vendía que podía influir en la designación de los ascensos y descensos de los árbitros. Negreira era el nombre del Comité Técnico de Árbitros y en ese aspecto parece ser que influía, pues estos árbitros bajan de primera, estos suben de segunda y que aquí va a haber, el Barça va a poder tener más influencia. Esa es la sensación y es lo que creo que hay, ¿no? Y eso es corrupción deportiva, pero no es el nivel de la compra, ¿no? De árbitros, y yo creo que eso no se va a acreditar. Y eso es lo que pienso que hay hasta hoy, no sé, ahora están investigando las cuentas de la mujer de Negreira y no sé quién, pero no veo que vayan a llegar a ningún árbitro, ¿no? Por tanto, evidentemente estaba mal lo que se hacía, estaba mal, y bueno, pues yo creo que el Barça tendrá su sanción, pero no del nivel que a veces está construyendo un relato, sobre todo por ciertos portacofes, che llamo io, algunos portacofes de Madrid. Riassumendo, secondo lui il club pagava Negreira per un'illusione di influenza, non per corruzione diretta. Cosa si sta costruendo da Madrid? Perché i blancos continuano a non mollare. Nel 2025 ha continuato a presentare dei documenti legali, parlando di corruzione sistemica. I tifosi intanto sono più divisi che mai. Quelli del Barça gridano al complotto, mentre quelli del Real Madrid chiedono punizioni esemplari.
E la vicenda non si è ancora fermata, anzi, si è fatta ancora più delicata. Siamo a inizio 2026 e negli ultimi mesi dell'anno appena concluso, la giustizia spagnola non ha archiviato il caso, ma ha fatto l'opposto. Il Barcellona è stato formalmente accusato come persona giuridica nell'ambito dell'inchiesta. Non è una condanna, ma è un passaggio chiave nel processo penale. Il club non è più solo indagato, è imputato nel procedimento. Il tribunale ha ordinato al Barça un elemento cruciale, la consegna dei contratti originali relativi ai pagamenti di 7-8 milioni di euro a José María Enríquez Negreira e alle sue società. E qui arriva un dettaglio pesantissimo: quei contratti non vengono trovati negli archivi del club. Questo aumenta la pressione sulla società, vista l'assenza di documentazione tangibile che giustifichi i compensi versati a Negreira e alle sue società. Ma comunque l'assenza di documentazione formale alimenta i dubbi degli inquirenti. Perché pagare per quasi 20 anni senza un contratto chiaro? È una normale incompetenza amministrativa o qualcosa di peggio? Il presidente Joan Laporta, insieme a Luis Enrique ed Ernesto Valverde, ha testimoniato davanti al giudice nell'ambito dell'inchiesta ed è prevista anche la convocazione di Joan Gaspar. Laporta ha ribadito che i pagamenti a Negreira furono per rapporti tecnici, non per influenzare partite o arbitri, e ha negato che il Barça abbia mai beneficiato di decisioni arbitrali favorevoli, e né Laporta né gli ex allenatori sono accusati personalmente di reati in questa fase. C'è un ex arbitro della Liga che ha preso posizione. L'ex assistente arbitrale César Noval ha dichiarato che secondo la sua esperienza Negreira non influenzò le decisioni arbitrali nei match e che i suoi interventi erano piuttosto legati alla valutazione delle performance, non a manipolazioni operative. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il Barcellona avrà delle udienze chiave fra fine gennaio e inizio febbraio 2026. Elena Fort, vicepresidente del Barça, comparirà il 27 gennaio 2026 come parte della procedura, mentre l'ex presidente Joan Gaspar è stato convocato per il 6 febbraio 2026. Ci si aspetta però che il processo potrebbe andare avanti anche per tutto quest'anno. Nel frattempo il Real Madrid non arretra di un millimetro, continua a presentarsi come parte attiva nel procedimento, parlando apertamente di corruzione sistematica, come abbiamo già detto, e chiedendo che l'indagine venga estesa il più possibile nel tempo, e per Florentino Pérez questa resta una cosa anormale. Non è normale pagare più di 8 milioni di euro per almeno 17 anni il vicepresidente degli arbitri. La situazione è gravissima dopo quanto accaduto per quasi 2 decenni. Prima di tutto è indiscutibile e doveroso che si faccia giustizia, e vi ricordo che il Real Madrid è l'unico club che sta lottando per questo. È del tutto incomprensibile che le istituzioni del calcio abbiano lasciato solo il Real Madrid in questa battaglia. Com'è possibile che nel procedimento penale siamo gli unici a lottare affinché si faccia giustizia? Com'è possibile che il presidente degli arbitri ci chiede di dimenticare e voltare pagina? Ma come possiamo dimenticare il più grande scandalo della storia del calcio mondiale? Non lo faremo mai. L'attacco poi si allarga alla federazione e alla Liga. Hanno il dovere di tutelare l'integrità della competizione per non apparire complici di un caso così grave. Il caso Negreira è il problema più grave che il calcio abbia oggi, anche a livello internazionale. E la UEFA ufficialmente resta in attesa. Non arrivano sanzioni immediate, ma il dossier non viene chiuso. Il club sa che qualsiasi sentenza sfavorevole in Spagna potrebbe riaprire scenari pesantissimi a livello europeo, inclusa l'esclusione dalle coppe. E insomma, nel 2026 il caso Negreira è tutt'altro che finito. Non c'è ancora una verità definitiva, ma una cosa è chiara: questa storia non è stata archiviata e né dimenticata. E forse il punto non è solo capire se il Barcellona abbia comprato qualcosa. Il vero scandalo è un altro. Com'è possibile che per quasi 20 anni nessuno abbia detto nulla? E quanti club hanno operato in questa zona grigia? Il caso Negreira non è solo un processo, è uno specchio, e quello che riflette non piace a nessuno. Non è solo una storia di soldi e accuse, è una storia che ci costringe a guardare in faccia una domanda scomoda: quanto è pulito il calcio che amiamo? Il Barcellona è vittima di un complotto, come dice Laporta, o ha davvero cercato di piegare le regole? La UEFA punirà il club per mandare un messaggio o aspetterà la verità? E se altre squadre facevano lo stesso, perché nessuno ne parla? Questa vicenda è ancora aperta, nuove prove potrebbero emergere e il destino del Barcellona è ancora un po' in bilico. Una cosa è certa però: il caso Negreira ha lasciato un'ombra sul calcio spagnolo e non sarà facile cancellarla.